Jacopo, mi dici una cosa, come si può fare? Io ho i miei amici che tutte le volte è bagnato, è piovuto, non vengo, si scivola, ho paura, le radici, le pietre. Come si può fare per andare fuori lo stesso anche se è umido o bagnato? Allora, intanto ho un'agenzia per le golf che posso suggerire, perché comunque torni a casa c'è sempre bisogno di un botto di roba, però detto questo, la cosa importante secondo me è più di testa, cioè a prescindere da se uno ha fatto dei corsi di guida sul bagnato o meno, che secondo me sono molto propedeutici per trovare la giusta sensibilità di guida, perché ovviamente delle volte quando andiamo sull'asciutto cerchiamo la bicicletta con tanta escursione, con le performance della bici, e ci affidiamo un po' a quella. Più arriva il bagnato, più le performance della bici non vanno se te sei rigido, perché se te sei rigido vai a dare tutte le tue paure, le trasferisci alla bici, che anche se hai a tanta escursione 180 la radice vicina la prende. Però è difficile dire guarda devi alleggerire, è proprio una questione di questione mentale, che a me è scattata una volta 7 giorni su 7 fissa pioggia. Vedevo che questi qui andavano come se fosse asciutto, ho detto c'è qualcosa che sbaglio io. Quindi come rispondere è prima di tutto iniziare a uscirci senza pensare di fare le stesse velocità o le stesse cose di prima, e stimolarsi a fare che cosa? A diventare un tutt'uno con la bici. Quindi secondo me l'importante quando uno esce, soprattutto col bagnato, è di iniziare a giocare con la bicicletta. Il giocare con la bicicletta io lo intendo che non prendo il canale dove passa l'acqua e la bici va lì, ma gioco sul sentiero. Questo giocare vi porta ad avere movimento, e l'avere movimento porta involontariamente ad alleggerire la bici. Sì, perché noi quando si esce di solito si pensa sempre alla velocità, no? O comunque alla cosa. Invece ti puoi divertire anche percorrendo, diciamo, più dal punto di vista tecnico. Esatto, oppure vai in bicicletta che io mi attacco e di conseguenza ovviamente serve un po' della tecnica, perché già solo il movimento della caviglia, su cui insisto tantissimo, è quella che ti permette di aiutare la bicicletta a percorrere insieme a te. Perché se io sto con la caviglia ferma subisco la bici, se io mi muovo con la caviglia cavalco tra virgolette la bicicletta. Quindi bene, facciamo una bella giornata ora, e poi dalla prossima weekend tutti, anche se piove, se nevica, se tira vento, non ce ne frega nulla. Allora oggi abbiamo deciso di contattare Jacopo Spadolini della JS Academy, che ci ha organizzato un corsettino per il gruppo nostro. Il gruppo nostro è un gruppo di rider, chiamiamoci così, intermedi, se vogliamo, cioè andiamo un po' dappertutto, su tutto, però tantissimi di noi hanno comunque voglia di migliorarsi, sentirsi più sicuri su certi aspetti. Senti, spoileraci un po' la giornata di oggi per il nostro gruppone. Allora, giornata live strong, vediamo se andare sul live o sullo strong. Non si sa, con questo bagnato. Nel senso, giornata bagnata, e tutti i ragazzi non sono mai convinti del bagnato, quindi faremo guida attiva. Guida attiva vorrà dire come essere noi attivi sulla bici per evitare di essere portati via da radici, sasso, passaggio tecnico. Quella curva la utilizziamo per provare a farla tutta in drift, che non serve a un cazzo nella guida, ma mi serve a me per sensibilizzarvi ora a muovervi sulla bici. Voi mettete questo piede sul pedale, questo lo potete staccare, mentre state frenando non dovete con la frenata andare a caricare ancora di più la ruota dietro, ma dovete scaricarla spostando il bacino sul serbatoio. Attenzione che è spostare così, non spostare così, ok? Quindi tenete questa bella stesa, perché con questa stesa potete fare questo passaggio, cioè cercare di tirare la leva. Belli dritti, giù il pedale, pronti, freno, avanti. Aspetta, ora frena e scorri avanti, vai avanti col bacino, vai, ancora avanti, bravissimo. Senti come la controlli? Olè, molto meglio di prima, hai visto? Abbassa le spalle un pochino. Buona. Vai, avanti col peso ora. Ok, anche te Claudio eri tanto avanti subito, quindi quando la senti andare via vai indietro. Tema di adesso, allora quello che vi ho fatto fare sul drift era di come spostarvi, però era uno spostamento lento, no? Progressivo tra virgolette. Ora invece impariamo
un movimento più veloce per fare che cosa? Dal saltino all'alleggerimento sulle radici. Due cose, tre anzi, tronco bagnato e non perfettamente perpendicolare. Perpendicolare cosa vuol dire? Che se io arrivo qui rischia di far così perché non me lo trovo, questo non è più avanti, di conseguenza non me lo trovo proprio a taglio, ma me lo trovo leggermente spostato, quindi non ce ne accorgiamo, ma la ruota rischia di far così, ok? Cosa vedo fare spesso? Spesso vedo arrivare di impeto sul davanti nel buttarci la bici, ok? Quando faccio questo, siccome ho spinto io tanto, finisco indietro, quindi la ruota dietro passa con difficoltà. Guardate come non fare qua. Passo, come non fare questo. Ok? Come fare invece diventa così. Mentre sono in arrivo faccio giù talloni, quindi non tirate sulla bici. Giù talloni è un alleggerimento del davanti. Non dovete fare questo, perché se voi tirate su, rilasciate giù. Invece voi dovete solo spostarvi, lo spostamento è un alleggerimento. Quando passa il davanti, che voi sarete così, spostate le caviglie, quindi il bacino, quel giochino che facevamo nel drift, fa questo movimento qua, ok? Quindi prima ero tutto giù rigido, invece ora arrivo più morbido, faccio giù talloni, su talloni. Non tirare su con le braccia, fai di movimento. Da centrale spostate le caviglie indietro. Centrale, dietro. Ok, bravo, un po' a ranocchietto quando sei tornato su. Cerca di essere più col busto. Se ti rimane qua il sedere fai solo così con le gambe. Invece il sedere mandalo in avanti. Il bacino, tra virgolette. Sì, sì. Giù talloni, su talloni. Perfetto ora, però più tempistica. Dietro e avanti. Molto meglio di prima. Prima era troppo aggressivo, questo invece è molto più morbido, quindi in una guida sul bagnato agevola, ok? Allora, la cosa più importante è definire prima la marcia e casomai la potenza motore la cambiate mentre siete lì. Faccio vedere il passaggio da qua, se mi riesce, perché ora non pedalo da tanto. Quindi arrivo, accelero prima, alleggerisco e ripedalo. Accelero, dietro con le spalle. Okay, 1, 2, 3, ora hop, e avanti col peso. Spalle indietro ora e avanti. Ok, non di potenza, devi avere più tranquillità nel fare lo spostamento in avanti. Fino a che non hai fatto quello, non pedalarci. non pedalarci. Vai. Per non far battere il motore bisogna essere leggeri. Su e spostati. Tanto motore ma bravo nei movimenti, nel senso hai continuato la pedalata, però hai fatto giustissimo il movimento. Ok, dietro le spalle, avanti le spalle prima, non ti fidare troppo del motore. Arrivo, vado indietro con le spalle e quando sono sul ciglio torno avanti senza spingere. Il consumo delle batterie Deriva da questo. sarà molto, capito? Perché lo fai tutto sempre solo di bici. Sì. Di motore. Di motore, sì. Ora, perfetto. Arrivate qui e questo è sapone, ok? Bene. Quando uno vede la radice bagnata, arretra e fai bici vai avanti. Questa è la cosa peggio. Io devo rimanere centrale il più possibile e lavorare in questo senso, su, giù, Piedi piatti. piedi sempre così. Ok. Cioè sono dei micro movimenti dove non fate questo perché non ce la fai, Ok. è questo. Con le caviglie. Sì, Tutto a è caviglie. proprio leggerissimo. Qual è la cosa importante? La probabilità di scivolare non è tanto da quanto è bagnata la roccia o la radice, ma quanto le gomme sono imbrattate. Cioè, quello che fa tanta differenza è se la gomma non scarica ed è imbrattata, a contatto con diciamo superfici scivolose diventa veramente difficile da gestire. E si irrigidisce all'idea delle radici e mi fa tutto con la guida così. O scivoli dietro o scivoli davanti. Quindi io genero velocità facendo questo, su, giù. Alleggerisco. Sliding roots, radici scivolose, vai. Io ho fatto esemplare, sono passato come se fosse asciutto. Anche Bill, bravo Billo, bravissimo. Un po' arretrato, sei tutto sulle gambe. Troppo sulle gambe, alleggerisci. Ok, non troppa velocità, ragazzi. Arrivo qui, faccio su e cambio. Dentro, hop. Dai morbido. Abbassa le braccia, cambio. Là.
Vai. Su, rimani giù subito e cambio, bravo, eccolo lì, bravo Claudio. Il pendolo, dovete prendere un punto di riferimento in cui arrivando noi si è detto che si deve andare a sinistra, quindi si fa prima destra e poi sinistra. Nel prima destra è importante fare questo, allargo e vai, ok? Cioè darli, perché al di là che il pendolo sciupa i sentieri, quindi non sarebbe da fare, però se serve è quando c'è curve così secche. Quindi a cosa è il vero utilizzo del pendolo per farlo? È che io arrivo secco lì per allargare la curva, invece di allargare con la bici, allargo con la derapata, cioè facendo questo permetto di andare all'anteriore a prendere più larga la curva. Quindi io arrivo, sono in ritardo come Gino, faccio questo e poi la butto dentro. No, la velocità te la devi dare lo spostamento, sei fermo col bacino. Vai ora, 1 e 2, ok? Abbassa le spalle, qua e dentro, ok? La sbando, mi abbasso e dentro. Vai giù col piede esterno. Oh, avanti il bacino. Molto meglio, certo. Devi essere tranquillo a venire avanti col bacino, ma perché eri tutto col peso interno. Giù piede, eccolo lì. Wow, bello, vai. Tanta roba! Cosa vedo fare di solito su una roba del genere? Salta bicicletta e nella fase aerea uno si butta indietro, stile drop, ok? Allora, questo qui è un salto che può essere interpretato sia drop, perché abbiamo un cambio di pendenza tra il piano di partenza e il piano di atterraggio, ma se lo faccio a drop e non è diciamo verticale qui, ma con la discesa, rischio che quando atterro lì batto la ruota dietro e mi accelera dentro l'olivo, ok? Invece io devo riuscire, e ve lo farò vedere prima qui e poi dove c'è la ceppa, a fare un movimento che è l'ollata che si faceva sul tronco, quindi questo è come se fosse il nostro tronco, per far sì che vado indietro e poi nell'andare avanti do il carico alla bici e riesco a girare all'uscita. Vedete che lì c'è la risalita. Vi faccio vedere come non fare. Ecco. No, ma qua te lo può vedere io. Come non fare così. Indietro. Arrivo, mi sposto indietro, in avanti e giro qua. Saltare prima comporta che io arrivo qui, faccio oh, e giro. Dietro, avanti, bravissimo il carico. No, ma il salto non ti dà largo. Caviglie e bravo. Troppo indietro. No, indietro, sì. Prima il piede giù, Marco. Oh. Bravo il movimento. Ora. Molto meglio. Salta ora e dai. Avanti col bravo Billo, vedi che c'hai un bel carico in uscita. Grande! Andiamo al prossimo step. Questa c'era, dai. Bello! I drop sono quei passaggi in cui c'è un cambio di livello tra la parte di partenza e l'arrivo. Questo invece è proprio un gradino, ok? Con un atterraggio nemmeno troppo in pendenza. Quindi quando valutate i drop bisogna stare molto attenti. Uno, a che inclinazione ha la rampa. Due, che inclinazione ha l'atterraggio. Se sono così, quindi li vedete, c'è luce tra i due, puoi andare tranquillamente anche andare precarica e saltare, perché comunque sia vedi dove vai. Se il salto è così, se dai la precarica qui rischi di finire senza l'atterraggio perché vai troppo lontano, ok? Quando ci sono questi sono i più stronzi, e il perché ve lo faccio fare, perché è più stronzo? Perché la rampa scende prima di smorzarsi, quindi quello che sarebbe l'inerzia su un salto normale dove c'è a taglio, cioè te arrivi dritto e ti dà lo stacco, qui te la stai perdendo perché da lì a qui c'è già la discesa. Quindi cosa serve? Serve avere la capacità col movimento del corpo sulla bici di far proseguire la ruota davanti. Vado, quindi sono lento, non conosco dietro, arrivo qui, mollo i freni, vado avanti, quindi arrivo già con la percorrenza, braccia e gambe, style, con curva, tardi, vai pure a dritto, arrivi alla strada quasi, giù, 1, 2, 3, curva,
E eccolo là, Marco, bravo. Abbassati. Abbassati. Bravo Franci. Curva. Ehi, bellissimo Gino. Questi qui in gergo ciclistico si chiamano step down, cioè c'è un gradino a scendere, però con un gap nel mezzo. Quindi cosa vuol dire? Non è un drop, non è il singolo tronco che abbiamo fatto prima, è molto simile a quello del salto in discesa. Ok, dalla riga bianca voi passavate questa distanza quasi in automatico, perché essendoci una pendenza la facevate. Qui cos'è che dà fastidio? Il vedere un ostacolo successivo. Di conseguenza il nostro movimento dovrà essere più importante nella fase iniziale di spostamento, perché come faccio lo spostamento la ruota mi sta qua. Qui ritorno e quindi scendo. L'attenzione che vi chiedo, dovete saltare andando qui, ok? Non lì, perché lì se no prendete l'incarto. E quando saltate qui dovete già saltare guardando in quella direzione, perché se saltate guardando in questa la ruota soffre, ok? Se atterri qui ti sbricioli come Claudio. Così, non fare questo. Ok? Qui spingo. E giù. Oh, veloce. Tutto sul dietro. Quindi hai alzato e ti sei buttato indietro, radice presa. Uno, due, ok? Ci vuole più, credo, qui ci vuole più spostamento. Okay? Indietro, indietro, di spalle. sì, indietro, e le gambe rimanere così, cioè non chiuderle fino a che non cambia la direzione. Guarda perché, guarda Francesco, stende, sì, rimane, sì, fino a che la bici non cambia direzione. Quando la bici cambia direzione poi... Sì, sì. Bene. Punte dietro, sì, l'anticipi però facendo dietro tallone, avanti il tallone. Provo a far vedere. Quello che voglio dire è che se voi lo fate così, se voi arrivate e saltate in questo modo, uno a terra sempre tardi, e qui cosa fa? Ti dà sempre la spinta, perché sei troppo arretrato nel... Cioè che faccio? Giù i talloni, avanti. Bello! Morbido Billo, ora. Avanti poi il bacino. Bravo, morbido, bravo. Ricordati. Molte volte sul ripido vedo fare questa cosa qua. Ok? Cosa succede? Ho le punte dei piedi quasi in avanti e le braccia mi perdono l'attrito. Qual è la più grossa problematica di questo? Che sei tutto sul freno dietro, perché se freni davanti la bici perde direzionalità. Invece il ripido lo devo fare, io insisterò a dire gambe stese, ma perché dovete traslare le gambe e il sedere perpendicolari usando le caviglie, quindi sono le caviglie che arretrano. Visivamente io sono sempre qua, però cosa succede? Che se io faccio così con i piedi, torno subito in avanti. Quindi è molto importante trovare la posizione in cui il vostro arretramento è questo per tornare su. Cosa succede? Che se poi dopo, non in questo caso, ma nel ripido dopo, andando così la bici sbanda, piegate sempre con i talloni bassi e spingete, quindi dovete contrastare. Faccio vedere qua. Quindi io parto, vi dico gambe stese, braccia un po' piegate. Questa è la posizione. Se perdo attrito, piego e ristendo. Piego e ristendo. Quindi provate a fare questo discorso e tutti e due i freni, ok? Braccia stese, gambe stese, perché sono più alto per vedere, ok? Quando vedo dove ho scelto la linea, che è questa qua, mi abbasso gambe e braccia, talloni indietro, spingo, recupero, spingo, recupero, giù e giù. Fino al tronco tagliato, bello così. Poi ti abbassi tutto, giù i talloni,
tutti e due i freni, freno davanti, freno davanti, freno davanti. Ora, bravo, rilassa bene dietro i talloni, tutti e due i talloni. Non arretrare, stai lì, tutti e due i freni, 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 freni. Ora, pum, gira la prima con lo sguardo. I talloni, schiacciati. Piega, piega, piega. Ora, boom, dentro. Bravo Franci, bel controllo. Ok, così, piega ora le braccia. Bravo, tutti e due i freni, tutti e due i freni. Curva. Problematica che trovo è che in pochi crediamo al fatto che l'anteriore tenga, ma che tiene perché io sto mandando la bici a monte. Quindi più io inclino la bici, più tengo, perché il mio peso è verticale rispetto alla bicicletta. Mollo per prendere un po' di velocità, sto dentro, cambio. E così. Spingila, sei troppo dritto. Bravo. Così e ora cambia, bravo. Vedi, con un po' più di abbrivio. Un bel anticipo. Veramente pendenza tanta. Inclina la bici di là. Sei entrato con la spalla verso monte. Spingila già, spingila già. Molla ora e freni. Bravo Claudio, nel cambio molto più sciolto. Giù il piede basso. Vai. Guarda qua, guarda qua, guarda qua. E cambia. Ora, buttala dentro, bravissimo. Bravissimo, bravissimo. Vedi come la tieni, quanto cavolo vuoi. Sei andato anche sulla radice bagnata. Butta dentro la bici. Abbassa il tallone esterno, abbassa il tallone esterno. Di qua. Ok. Vai, molla, molla, molla. Ora, sei col freno, vai, cambia. Eccolo lì. Abbassa le spalle, se no ce l'hai tutto. Vai, molla adesso. Bravissimo, bravissimo, uno stambecco ci abbiamo qua. Un grande Fieri. Hai visto come l'ha tenuta dentro? Giù il piede esterno, giù il tallone e mandala dentro. È di testa, l'hai fatta. È che non ti fidi di testa. Allora, guida attiva è che ogni volta che la bicicletta sta per approcciare il passaggio, carico le braccia, spingo e richiamo. Ok? Quindi non devo mai far staccare la ruota, ma semplicemente gestirla sempre così. Guarda avanti. Ritmo, anticipa la spinta, Usa le braccia, sei tutto fermo dietro. All'inizio eri troppo libero, non saltare, tutto attaccata. La vedi questo movimento? C'è, spingo, però spingi di qua e la ruota dietro si ferma di là. Vedi qua? La ruota si è staccata. Quindi cosa succede? Nello stacco rimbalza e te non ce la fai a ripartire subito di là. Quindi eri troppo lento rispetto al terreno. Pompata. Le braccia più morbide. Assorbi. Guarda avanti. Libera lei, morbida. Vai, non la spingere. Ok. Guarda, aggressivo lui. Gambe morbide. Oh. Bello Gino. Qui stai basso col tallone, alto tallone, giù. Bella roba, fino a Firenze, Fino a Firenze, no! Comunque, Gino, ti senti più garoso? A bestia. Sì, Un grande più sciolto. Spettacolare, esperienza bellissima, utilissima soprattutto. Commentate, iscrivetevi al canale mio, al canale di Jacopo, JS Academy. Chiedete informazioni e commenti, in descrizione trovate un po' di informazioni utili al riguardo. Io
ve lo straconsiglio. Jacopo, puoi dire, ci hai sbloccato tanta roba effettivamente, sì o no? Sì, spero la testa tanto. La testa, quello sarebbe il massimo. E diverse boccate. Diverse Si è boccate, sbloccato le anche, le spalle, si è sbloccato A Marco ora mi tocca un montaggio. No, io devo dire al presidente Livestrong che questo ragazzo cresce bene. Quindi la domanda è Bravo. più live o più strong? È tutto. Ciao ragazzi. Ciao, saluto. Live strong Saluta è giusto. anche i ragazzi Oggi è più podisti. strong, dai, oggi era un po' più strong. Oggi è proprio strong. Grandi, Ciao, bravi, ragazzuoli. grazie. Ciao, ciao. Ciao.